Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il cyborg Alex Murphy. È un'edizione di Agostini, il modello in scala 1:3 ed è alto circa 62 cm. L'uscita è la numero 42, ma dal momento che, come andremo anche a vedere subito insieme, questo montaggio è davvero molto semplice, c'è solo una vite da mettere e un elemento da assemblare. Ho deciso che dopo di questo, senza terminare il video, farò anche il montaggio dell'uscita numero 43. Innanzitutto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie alle quali ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali. Grazie con tutto il cuore a tutti. Alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, dico questo: ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Nella playlist potrete trovare altri modelli e non soltanto di cyborg. E infine, come dico sempre, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Ringrazio anche Riccardo, il quale mi ha spedito il suo Iron Man. Questo è Robocop, lo so, ma prima di questo c'è stata il montaggio di Iron Man, e il quale appunto mi ha commissionato il ripristino totale e a maggio verrà a riprendersi il suo Iron Man. Grazie Riccardo della tua fiducia. Bene, all'interno troviamo questo pannello di fondo del vano interno della coscia destra, dove poi verrà alloggiata la pistola qui. È tutto in plastica. Poi troviamo questo, che è la guida anteriore della copertura frontale della coscia destra, questa qui. Una serie di viti BP. Sono già andato ad avvitarmi la vite qui per crearmi il filetto senza usare nessun tipo di lubrificante, ricordatevelo. Adesso vado a rimuovermela e vado a inserirlo qua. Non vi preoccupate perché questa inclinazione ce l'hanno tutti, non è un difetto del pezzo, non è diritto questo perno ma è inclinato verso l'alto, quindi va bene così. Avete visto? Il montaggio così è terminato, ecco perché ho deciso di fare subito il video dell'uscita numero 43 in concomitanza con questo video numero 42. Quindi numero 43, per chi avesse piacere di guardare l'interno del fascicolo e dare anche lettura ai testi oltre che guardare le immagini, potrà farlo guardando il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Bene. All'interno troviamo questa che è la copertura frontale della coscia destra in plastica. Tutto quello che vi farò vedere, a parte ovviamente alle molle, è plastica. Poi abbiamo queste che sono le tre guide: superiore, inferiore e centrale, cioè chiedo scusa, superiore, centrale e inferiore. Le molle, ecco qua l'altra, e infine questi che sono i copriguida, anche in plastica. Due serie di viti AP, BP, viti che andiamo ad avvitare solo sulla plastica, quindi non useremo nessun tipo di lubrificante qualora voi, così come me, decideste di crearvi i filetti.
Ecco qua, 6 viti BP, anzi scusatemi, 5 viti BP. Questo non va filettato perché andrà poi il suo perno dedicato della guida centrale, eccolo qui. Poi giriamo pagina e prendiamo le viti AP 4 e sono andato a crearmi i filetti qui, dove ci sono poi queste staffe che saranno da fermo per i perni dove scorrono poi le molle all'interno. Ok? Bene, cominciamo da qui. Vado a rimuovermi tutte le 5 viti BP. Così. Poi prendo la prima, che è questa, cioè la prima la stavo mettendo al centro. Mi dovete scusare, lo dico diverse volte, ma guardare attraverso al telefonino, avevo questo fuori dall'immagine, vedevo solo questi fuori, ecco. Invece è tutta un'altra cosa lavorare con il pezzo a vista, ovviamente. Prendiamo la staffa contrassegnata con il numero 2 dietro, andiamo a metterla qui e avvitiamo. Adesso prendiamo l'altra, questa qui sotto, così, e fermiamo anche questa. Fate attenzione quando fate questo lavoro perché questi perni sono di una plastica un po', come si può dire, troppo rigida. Basta urtarli per romperli, fate attenzione. Se lavorano diritti non ci sono problemi, ma se battono di traverso si danneggiano, quindi attenzione. Infine mettiamo questo, andiamo a inserire il perno dentro il foro, ecco qui, e abbiamo montato queste 3 guide. Bene, ecco qui. A questo punto prendiamo le 2 molle e le calziamo nei 2 perni. Poi
rimuoviamo le viti AP. Facciamo inserire questo pezzo qua dentro, mi raccomando. Fate attenzione a non fare curvature strane finché tutto non sarà assemblato, altrimenti succede quello che vi ho detto prima, si danneggiano i perni. Così. Inseriamo questi, 1 e 2, e avvitiamo nuovamente. Ecco qui. Il movimento è corretto. Il montaggio è terminato. Questo poi andrà messo qui. Andiamo a vedere un'anteprima. Ovviamente sarà poi da fissare tutto con le viti, quindi sarà un problema adesso riuscire a tenere tutto unito così. Comunque, vedete, questo va a filo qui e ci siamo. Questo quando chiude fa rientrare questo così. Devo vedere una cosa. Ok. Ah, ecco. Ok. Questo è fisso su questi perni qua sotto. Vedete? 1, 2 e 3 vanno qui. Che poi successivamente ci faranno fermare con delle viti. Però posso già vedere io darvi anche un'anteprima. Quindi questo scorre così, questo è fisso, questo si chiuderà così, bene, e questo si aggancerà. Adesso non ancora perché manca qualcosa qua sotto. Non riesco a farvelo vedere, vediamo un po' se ce la faccio illuminando. Guardate questo perno qua sotto la parte nera. Vedete? Non riesce ancora a agganciarsi perché manca il dentino, quello che permetterà poi l'agganciamento del pezzo, questo qua. Quindi correttamente montato. Do un'altra occhiata, ma sì, è correttamente montato. Sicuramente qui ci andrà qualcosa che poi bloccherà questa unghia qui. Quando si fa questo lavoro lei rimarrà bloccata qui e poi si potrà sbloccare.
Bene, un pezzo in più lo abbiamo aggiunto, è un gran bel pezzo, il modello veramente mi piace molto. Poi Robocop, chi come me lo ha, diciamo, vissuto televisivamente, è un po' come il Goldrake, ecco, non può non piacervi. E sono curioso, aspettate, metto pausa un attimo. Va bene, manca sicuramente un altro pezzo, se non più di uno, per poter appunto garantire l'agganciamento che adesso non c'è ancora. Ok, questa è capace che scatta come una molla, anche perché ce ne sono due di molla all'interno. Questo poi sarà messo così. Anzi, aspettate un attimo. Ah, attenzione perché questo vi può uscire tranquillamente perché ancora non ha il blocco, eh. Questa poi andrà messa così, proprio così. Sono curioso. Impazientemente curioso. Così. Eccola qua. Più o meno, dai. Così. Bene ragazzi. Io vi ringrazio del vostro tempo, guardate che meraviglia. Un abbraccio davvero sentito a voi. Un saluto a tutti i vostri cari più cari. Adesso vado a prepararmi, guardate un po', l'uscita numero 2 della base premium. Grazie del vostro tempo. Ciao ragazzi.